Lezione 1. La cospirazione della pulizia. Subito dopo che l'hai pulito, chiede a me, a mio padre e alla sorella di mio fratello di aiutarla con le pulizie. Questa sequenza suona familiare in molte famiglie. Ha intenzione di lavorare per coinvolgere deliberatamente tutta la famiglia? A volte il coordinamento mira a completare le attività più velocemente e a creare un lavoro di squadra. Tutti si sentiranno utili quando verranno assegnati ruoli chiari. Ruoli chiari riducono la confusione e aumentano l'efficienza. Pensa che alcuni membri della famiglia possano sentirsi sfruttati. Lo sfruttamento percepito può causare risentimento e interazioni tese. Le faccende devono essere assegnate con consenso e spiegazione? L'accordo volontario favorisce la cooperazione e preserva la dignità. Un piano e una pianificazione brevi impediranno le richieste dell'ultimo minuto? Un piano semplice chiarisce le aspettative e rispetta il tempo personale. La storia familiare potrebbe influenzare la suddivisione dei compiti. I modelli passati modellano i ruoli e le aspettative all'interno delle dinamiche familiari. È controverso insistere sulle tradizionali divisioni delle faccende di genere? Le divisioni di genere innescano il dibattito sull'equità e sull'evoluzione delle norme. La negoziazione dovrebbe sostituire i presupposti nell'assegnazione delle attività. La negoziazione promuove l'equità e modella una comunicazione rispettosa. Gli incentivi o i premi condivisi motiveranno la partecipazione. I premi condivisi, come un pasto in comune, incoraggiano la collaborazione. Pensa che gli elogi pubblici aumentino la disponibilità ad aiutare? Il riconoscimento sincero rafforza il comportamento e il morale positivi. Potrebbero apparire dibattiti politicizzati sul lavoro domestico non retribuito? Le discussioni sul lavoro invisibile diventano spesso accese e necessarie. I media e i creatori dovrebbero sottolineare il valore del lavoro domestico? La visibilità convalida i contributi e sostiene le richieste di un trattamento equo. Insegnare ai bambini le attività lavorative favorirà la loro futura indipendenza? Il coinvolgimento precoce crea competenze e responsabilità per tutta la vita. Le attività devono corrispondere all'età e alla capacità fisica quando possibile? Le attività adeguate all'età garantiscono sicurezza e successo per i giovani aiutanti. Le mansioni a rotazione prevengono il burnout e la noia? La rotazione distribuisce le responsabilità e favorisce un ampio sviluppo delle competenze. Credi che le tabelle delle faccende scritte riducano i conflitti? I grafici creano trasparenza e riducono l'ambiguità sulle aspettative. Le conseguenze e i premi devono essere chiaramente indicati ed equi? I sistemi equi mantengono la fiducia e la responsabilità tra i partecipanti. Le norme culturali potrebbero complicare l'adozione di nuove pratiche lavorative? Le aspettative culturali influenzano l'accettazione e richiedono una gestione sensibile del cambiamento. Le riunioni familiari aperte aiuteranno a rinegoziare i ruoli familiari? Le riunioni familiari forniscono un forum strutturato per esprimere preoccupazioni e soluzioni. Anche il lavoro emotivo dovrebbe essere riconosciuto e distribuito? Il lavoro emotivo deve essere riconosciuto insieme alle faccende fisiche per una vera equità. L'esternalizzazione di alcune attività sarà una soluzione ragionevole per le famiglie impegnate? L'aiuto retribuito può alleviare la pressione, ma deve adattarsi al budget e ai valori della famiglia. Potrebbe nascere un dibattito sui privilegi e sull'accesso all'aiuto assunto?
Le discussioni sui privilegi sono essenziali per comprendere le scelte e i vincoli sistemici. I creatori dovrebbero presentare strategie di lavoro con sfumature culturali? La presentazione sfumata evita gli stereotipi e rispetta i diversi modelli familiari. Modellare un linguaggio educato per le richieste e i rifiuti aiuterà gli studenti. Le sceneggiature educate insegnano un vocabolario pratico e preservano le relazioni. Hai intenzione di interpretare le trattative di routine per i video didattici? Il gioco di ruolo dimostra l'uso della lingua e la risoluzione dei conflitti nel contesto. Il contenuto deve includere frasi brevi per delegare le attività in modo chiaro? Le frasi concise favoriscono la comprensione e incoraggiano l'applicazione pratica. Ti occuperai della sicurezza quando chiedi ai bambini di aiutarli con le pulizie? Le linee guida sulla sicurezza prevengono gli incidenti e stabiliscono limiti responsabili. La gratitudine dovrebbe essere modellata esplicitamente dopo il completamento delle attività. Esprimere gratitudine rafforza la cooperazione e la ricompensa emotiva. Mostrerai esempi di orari equi delle faccende domestiche per le diverse famiglie? Diversi esempi aiutano gli spettatori ad adattare le idee alle proprie situazioni familiari. Potrebbero apparire opinioni controverse sulle faccende obbligatorie per gli adolescenti? Le opinioni variano e una discussione motivata aiuta le famiglie a scegliere gli approcci appropriati. Il contenuto dovrebbe incoraggiare la negoziazione piuttosto che gli ordini unilaterali? La negoziazione rispetta l'autonomia e costruisce il rispetto reciproco nel tempo. Includerai suggerimenti per bilanciare le faccende domestiche con le esigenze di lavoro e studio? Le strategie di gestione del tempo alleviano la pressione e prevengono il sovraccarico. Gli accordi familiari devono essere rivisti periodicamente man mano che le circostanze cambiano? Una revisione regolare mantiene gli accordi equi e rispondenti alle nuove esigenze. Fornirete modelli scaricabili per i diagrammi delle faccende e gli ordini del giorno delle riunioni? I modelli offrono punti di partenza pratici e riducono le difficoltà di implementazione. Le tendenze dei social media potrebbero travisare il lavoro familiare come affascinante? Le rappresentazioni alla moda possono ridurre al minimo lo sforzo reale e oscurare i problemi sistemici. I creatori dovrebbero essere trasparenti sulle scene messe in scena nei contenuti sullo stile di vita? La trasparenza mantiene la fiducia e modella la creazione di contenuti etici. Inviterai gli spettatori a condividere con rispetto le proprie soluzioni lavorative? Le esperienze condivise arricchiscono la comunità e offrono prospettive diverse. I moderatori dovrebbero imporre una discussione rispettosa nei commenti? Una moderazione rispettosa protegge i partecipanti e incoraggia uno scambio costruttivo. Sarai un modello di inglese conciso e formale per insegnare richieste educate? Le frasi formali e brevi favoriscono la chiarezza e la facilità di apprendimento per gli spettatori. Intendete affrontare le tecniche di risoluzione dei conflitti per le famiglie? Le tecniche di conflitto come l'ascolto attivo e il compromesso migliorano i risultati. Le famiglie dovrebbero celebrare il completamento delle faccende domestiche con rituali significativi? I rituali creano associazioni positive e rafforzano le abitudini cooperative. Sottolineerai che le faccende domestiche insegnano la responsabilità piuttosto che la punizione? Inquadrare le faccende domestiche come sviluppo di competenze motiva la partecipazione e riduce il risentimento. L'alfabetizzazione finanziaria dovrebbe essere legata alle aspettative lavorative per i bambini più grandi? Collegare le faccende domestiche all'apprendimento del denaro
può insegnare la responsabilità e la definizione degli Vuoi obiettivi. mettere in guardia dall'usare le faccende domestiche come leva emotiva? L'uso manipolativo delle faccende domestiche danneggia la fiducia e il benessere psicologico. Pensa che il dibattito pubblico sul lavoro domestico continuerà a intensificarsi? I dibattiti si evolveranno man mano che le norme sociali e le realtà economiche cambieranno a livello globale. I responsabili politici dovrebbero considerare il lavoro domestico nelle misure economiche? Riconoscere il lavoro domestico nelle politiche riflette il suo vero valore sociale ed economico. La tua lezione incoraggerà le famiglie a progettare insieme sistemi equi e pratici. L'obiettivo è ispirare una collaborazione rispettosa e pratiche domestiche sostenibili. Presenterò strategie equilibrate e pratiche, modellerò un linguaggio educato per gli studenti e sosterrò la dignità e l'equità nella condivisione del lavoro domestico. Lezione 2. Leggi sul matrimonio e tendenze migratorie. Nel tempo è stato anche più facile sposarsi in Nevada che in altri stati? Il Nevada ha sviluppato una reputazione per le procedure matrimoniali rapide e accessibili. Quali fattori storici hanno reso il Nevada attraente per le coppie? Le regole di residenza indulgenti e i tempi di attesa minimi hanno attirato molti partner. La semplicità ha influenzato la cultura dell'elopement e del destination wedding? Sì, ha creato una fiorente industria attorno ai sindacati spontanei e pianificati. C'erano ragioni pratiche oltre alla facilità legale? La presenza di cancellieri, cappelle e infrastrutture turistiche ha sostenuto le cerimonie. Gli stati vicini hanno risposto alla popolarità del Nevada? Alcuni stati hanno rivisto le leggi, ma molti hanno mantenuto procedure più lunghe per motivi politici. Le norme sociali potrebbero aver spinto le persone a cercare cerimonie in Nevada? La flessibilità sociale e la privacy spesso motivavano le coppie a viaggiare per sposarsi. Gli incentivi economici hanno avuto un ruolo per le imprese locali? Hotel, fotografi e fornitori hanno tratto profitto dall'aumento del turismo nuziale. Ci sono state controversie sul matrimonio senza supervisione locale? I critici hanno sostenuto che i matrimoni rapidi rischiavano una consulenza insufficiente e decisioni impulsive. Le tutele legali si sono evolute per rispondere a tali preoccupazioni? Gli stati hanno implementato misure come periodi di attesa e opzioni di consulenza nel tempo. In che modo i cambiamenti nel riconoscimento interstatale hanno influito sulle coppie? La maggior parte degli stati ha riconosciuto i matrimoni fuori dallo Stato, ma occasionalmente sono sorte questioni legali. Ci sono state controversie sull'età, sul consenso o sulla documentazione? Sì, la documentazione e le leggi sull'età incoerenti a volte hanno portato a revisioni legali complesse. I casi di alto profilo hanno portato alla riforma legislativa? Gli incidenti pubblicizzati hanno spesso spinto i legislatori a inasprire o chiarire le normative. In che modo i miglioramenti della mobilità e dei trasporti hanno influito sul turismo matrimoniale? I viaggi più facili hanno ampliato il bacino di coppie disposte a trasferirsi brevemente per sposarsi. Il fascino culturale delle cerimonie veloci è persistito nonostante le riforme? L'appeal si è spostato verso matrimoni a tema o di destinazione piuttosto che verso la velocità. I tassi di matrimonio sono stati influenzati dai cicli economici in tali giurisdizioni? I boom e i crolli economici erano correlati alle fluttuazioni della domanda e della spesa per i matrimoni. Le leggi del Nevada riguardavano le coppie dello stesso sesso prima del riconoscimento a livello nazionale?
Per molti, il Nevada ha fornito un accesso pragmatico quando altri stati limitavano il matrimonio. Le battaglie legali sull'uguaglianza matrimoniale hanno interagito con queste scelte giurisdizionali? Il contenzioso e le mutevoli sentenze federali hanno cambiato dove e come le coppie hanno scelto di sposarsi. Ci sono dibattiti etici sulla promozione del turismo nuziale con breve preavviso? Le preoccupazioni etiche includono lo sfruttamento, l'impatto locale e la serietà dell'impegno. La promozione di matrimoni rapidi potrebbe essere vista come una banalizzazione del matrimonio? Alcuni lo considerano una banalizzazione, mentre altri lo vedono come un aumento della libertà personale. Le istituzioni religiose hanno risposto alla tendenza in modo diverso? Le risposte variavano. Alcune hanno abbracciato la divulgazione, altre hanno enfatizzato la preparazione tradizionale. In che modo la cultura del consumo ha influenzato le aspettative sulla produzione di matrimoni? Il mercato ha creato diverse opzioni, da cerimonie legali minime a eventi su vasta scala. Le risposte normative hanno bilanciato la libertà di scelta e la protezione delle parti vulnerabili? I legislatori hanno cercato un equilibrio attraverso la verifica dell'età, i controlli del consenso e le regole di attesa. I registri digitali e la verifica online altereranno la logistica del matrimonio futuro? La tecnologia semplifica la documentazione ma solleva problemi di privacy e frode. Le licenze online potrebbero creare nuove controversie sulla giurisdizione? I processi virtuali possono innescare dibattiti sui requisiti di residenza e sulla validità legale. Esistono parallelismi internazionali con il modello del Nevada? Anche altre giurisdizioni con regole rilassate sono diventate hub per i matrimoni di destinazione. Questi luoghi hanno dovuto affrontare sfide sociali e legali simili? Hanno riscontrato problemi analoghi di supervisione, impatto sul turismo e pressioni sulle riforme. In che modo i creatori di contenuti dovrebbero gestire gli aspetti controversi del turismo matrimoniale? Presenta un contesto equilibrato, includi il punto di vista di esperti ed evita di esaltare pratiche rischiose. L'interesse del pubblico aumenterà probabilmente con storie di coppie vere e sfumature legali? Le narrazioni personali abbinate alla chiarezza giuridica coinvolgono gli spettatori e istruiscono gli studenti. Le lezioni dovrebbero includere un vocabolario chiave sulla legge e sulle procedure matrimoniali? I termini legali, le frasi procedurali e il linguaggio condizionale arricchiscono la comprensione dello studente. La discussione dei cambiamenti storici nel diritto potrebbe offrire una pratica linguistica e di pensiero critico? I confronti storici sviluppano il vocabolario e le capacità analitiche per studenti avanzati. È importante discutere esplicitamente del consenso, dell'età e dell'uguaglianza? La discussione esplicita protegge il pubblico vulnerabile e favorisce una comprensione responsabile. La presentazione di più punti di vista sulla questione incoraggerà il dibattito e l'impegno? Un dibattito equilibrato stimola l'impegno critico mentre modella un discorso rispettoso. I creator dovrebbero fornire risorse agli spettatori per conoscere i requisiti legali locali? Indirizzare gli spettatori verso fonti ufficiali previene la disinformazione e sostiene azioni legali. Le controversie di tendenza sui matrimoni giurisdizionali attireranno un pubblico più elevato? Gli argomenti controversi spesso suscitano interesse ma richiedono un trattamento attento ed etico. La drammatizzazione di casi estremi potrebbe fuorviare gli studenti sulle esperienze tipiche? Il sensazionalismo rischia di disinformare. L'inquadramento dei fatti preserva il valore educativo. La lezione dovrebbe includere dialoghi pratici per l'applicazione del vocabolario giuridico?
I dialoghi aiutano gli studenti a usare i termini nel contesto, migliorando la ritenzione e la fluidità. L'inclusione delle tempistiche delle modifiche legali chiarirà gli sviluppi complessi? Le tempistiche semplificano la cronologia e mostrano causa ed effetto nei cambiamenti politici. La lezione dovrebbe consigliare di consultare un consulente legale per casi complicati? Incoraggiare la consulenza professionale rispetta la complessità e il rischio legale. Il trattamento sensibile delle storie personali manterrà la fiducia degli spettatori? La sensibilità preserva la dignità e invita lo spettatore a rispondere in modo costruttivo. I modelli di migrazione e mobilità potrebbero continuare a plasmare le pratiche matrimoniali. La mobilità rimarrà un fattore centrale nel modo e nel luogo in cui le persone scelgono di sposarsi. Pensi che un video bilanciato possa essere di tendenza ed educare su questo argomento? Con un'inquadratura ponderata, può stimolare la conversazione mentre insegna lingua e diritto. Preparerò una lezione dettagliata e ben studiata che spieghi le differenze legali, modelli, un dialogo rispettoso e fornisca agli studenti un vocabolario preciso e domande critiche. Lezione 3. Decisioni e aspetti pratici del picnic. Portiamo il nostro pranzo o mangiamo lì? Possiamo portare i nostri panini e fare un piacevole picnic. Il cibo fatto in casa sarà più fresco ed economico? I panini fatti in casa spesso fanno risparmiare denaro e soddisfano le esigenze dietetiche. Dovremmo prendere in considerazione la sicurezza alimentare per gli articoli deperibili? Gli articoli deperibili richiedono un raffreddamento e un'attenta manipolazione. Un po' di refrigeratore e impacchi di ghiaccio saranno sufficienti per il pomeriggio? I refrigeratori e gli impacchi di ghiaccio mantengono temperature sicure per diverse ore. Dovremmo selezionare pani robusti per prevenire l'inzuppamento? I pani robusti come la ciabatta e i cereali integrali trattengono bene i ripieni. I condimenti in contenitori separati manterranno croccanti i panini? Separare gli ingredienti umidi fino al momento di servire ne preserva la consistenza e il gusto. Dovremmo includere opzioni proteiche e vegetali per l'equilibrio? Le farciture bilanciate forniscono energia e varietà nutrizionale per una lunga giornata. Gli utensili da imballaggio e i tovaglioli renderanno più facile mangiare all'aperto? Utensili, tovaglioli e salviettine umidificate migliorano la pulizia e il comfort. Dovremmo portare piatti e bicchieri riutilizzabili per ridurre gli sprechi? Gli articoli riutilizzabili riflettono la sostenibilità e hanno un aspetto ordinato durante un picnic. I sacchetti della spazzatura e i sacchetti per la raccolta differenziata manterranno pulita l'area? Il trasporto della spazzatura e dei sacchetti per la raccolta differenziata protegge l'ambiente e le norme locali. Dobbiamo preparare alternative anallergiche per gli ospiti? Fornire etichette chiare e opzioni anallergiche garantisce sicurezza e inclusione. Un semplice cartello del menù aiuterà gli ospiti a scegliere in sicurezza? Un piccolo cartello con gli ingredienti riduce la confusione e supporta le esigenze dietetiche. Dovremmo pianificare il clima portando un riparo leggero? Un riparo pop-up compatto e una coperta da picnic che proteggono dal sole e dalla pioggia leggera. La protezione solare e i cappelli saranno necessari nei giorni di sole? La protezione solare e i cappelli proteggono la pelle e favoriscono il comfort durante le uscite di mezzogiorno. Dovremmo prendere in considerazione le strutture pubbliche per lavarsi le mani e i servizi igienici? Il controllo dei servizi nelle vicinanze favorisce l'igiene e la pianificazione dei gruppi. Il disinfettante per le mani portatile fungerà da utile backup? Il disinfettante per le mani è utile quando l'acqua corrente non è disponibile.
Dovremmo programmare il picnic per evitare i picchi di caldo e l'affollamento? Il primo pomeriggio o la tarda mattinata offrono spesso temperature più fresche e luoghi più tranquilli. Il trasporto di alimenti richiederà contenitori stabili? I contenitori ermetici e a tenuta stagna prevengono le fuoriuscite e preservano la freschezza. Dovremmo includere dolci semplici che viaggiano bene? I prodotti da forno come muffin e biscotti robusti sopravvivono al transito e soddisfano gli ospiti. Le bevande avranno bisogno di isolamento per rimanere fresche o calde. Le bottiglie isolate mantengono la temperatura delle bevande per lunghi periodi. Dovremmo raccogliere le regole locali sui picnic negli spazi pubblici? Conoscere i regolamenti del parco previene le multe e rispetta la gestione locale. Saranno necessari dei permessi per raduni o grigliate più numerosi? I grandi gruppi e le fiamme libere richiedono spesso permessi o prenotazioni di spazio. Dovremmo pianificare la disposizione dei posti a sedere per il comfort e l'accessibilità? I posti a sedere accessibili e percorsi chiari soddisfano le diverse esigenze degli ospiti. L'intrattenimento come schede o altoparlanti portatili migliorerà l'umore. Giochi tranquilli e musica soft possono migliorare i legami sociali senza disturbare gli altri. Dovremmo gestire il volume e considerare i vicini e la fauna selvatica? Il volume basso mostra rispetto per l'ambiente circostante e riduce il disturbo della fauna selvatica. Portare un piccolo kit di pronto soccorso sarà prudente? Le forniture mediche di base risolvono piccoli tagli, punture di insetti e altri problemi comuni. Dobbiamo prepararci agli insetti con repellenti e coperture alimentari? Il repellente per insetti e le coperture in rete tengono i parassiti lontani da persone e cibo. L'imballaggio di un coltello pieghevole e di un tagliere aiuterà la preparazione del cibo in loco? Un piccolo tagliere e un coltello sicuro consentono l'assemblaggio finale e un servizio ordinato. Dovremmo scaglionare gli alimenti per mantenere più freschi i piatti principali? Conservare alcuni cibi fino a poco prima di mangiarli preserva la qualità e la presentazione. L'etichettatura dei contenitori con nomi eviterà confusioni. Le etichette trasparenti aiutano gli ospiti a identificare le loro scelte e a ridurre gli sprechi. Dovremmo fornire opzioni per ospiti vegetariani e vegani? I menu inclusivi rispettano le preferenze e ampliano il divertimento per tutti. Il controllo delle porzioni aiuterà a limitare gli avanzi e a ridurre gli sprechi. Le porzioni ragionevoli evitano gli eccessi e semplificano la pulizia finale. Dovremmo incoraggiare gli ospiti a portare bottiglie d'acqua ricaricabili? Le bottiglie ricaricabili riducono i rifiuti di plastica e garantiscono l'idratazione per tutto il giorno. Fornire semplici utensili per servire favorirà l'igiene? Gli utensili da portata prevengono la contaminazione incrociata e mantengono la pulizia. Dovremmo programmare un breve periodo di pulizia alla fine del picnic? Una pulizia collettiva lascia il sito incontaminato e modella una buona gestione. La condivisione delle responsabilità culinarie ridurrà lo stress da preparazione? La divisione delle attività aumenta l'impegno e apporta vari contributi al menù. Dovremmo fotografare la configurazione per la pianificazione e la promozione future? Le fotografie possono aiutare a organizzare eventi futuri e fornire contenuti per i canali. I dispenser pompabili per salse ridurranno il disordine? Gli erogatori a pompa garantiscono un servizio ordinato e riducono al minimo le fuoriuscite e gli sprechi. Dovremmo fornire vassoi o pannelli per piatti condivisi?
I piatti condivisi sulle lavagne incoraggiano il servizio in comune e riducono l'usura usa e getta. Tenere una coperta di ricambio e dei cuscini extra aumenterà il comfort? Gli articoli Extra Comfort soddisfano ospiti inaspettati e diverse preferenze di seduta. Dovremmo evitare cibi dall'odore intenso nelle aree pubbliche condivise? Gli odori forti possono disturbare gli altri e attirare inutilmente gli insetti. I posti a sedere rotanti offriranno a tutti una vista e una brezza fresca? La rotazione consente un equo godimento dell'ombra, della vista e dell'aria. Dobbiamo confermare le restrizioni dietetiche quando invitiamo le persone? La conferma delle restrizioni previene situazioni imbarazzanti e protegge la salute. L'inclusione di suggerimenti per la conversazione aiuterà la pratica della lingua inglese. I suggerimenti aiutano gli studenti a impegnarsi, a mettere in pratica nuove parole e a mantenere un discorso amichevole. Dovremmo preparare un breve elenco di frasi educate per passare i piatti? Le frasi educate creano un'interazione fluida e modellano l'uso cortese del linguaggio. Mantenere frasi brevi e formali nelle dimostrazioni aiuterà gli studenti? Le frasi brevi e formali sono più facili da seguire e ripetere per gli studenti. Dovremmo registrare brevi clip di istruzioni per l'imballaggio e la configurazione? Le clip didattiche possono attirare visualizzazioni e fornire utili liste di controllo per il pubblico. Sorgeranno polemiche se le aree pubbliche vengono lasciate in disordine dai visitatori? Il disordine suscita preoccupazione nella comunità e danneggia la reputazione, quindi la cura è essenziale. I creatori dovrebbero modellare le migliori pratiche per evitare controversie e incoraggiare i follower? Modellare la responsabilità, rafforza la credibilità e incoraggia un comportamento positivo. Portare i nostri panini e pianificare con cura creerà una gita memorabile? Una preparazione accurata garantisce comfort, sicurezza e divertimento per tutti i partecipanti. Preparerò il frigorifero, assemblerò panini bilanciati e organizzerò le provviste per un picnic premuroso e piacevole. Lezione 4. Rispetto reciproco e processo collaborativo. Certo, prima accettiamo di trattarci l'un l'altro con rispetto durante tutto il processo. Il rispetto creerà un ambiente produttivo e fiducioso. Come definiremo un comportamento rispettoso nella nostra collaborazione? Ascolteremo attivamente ed eviteremo di interromperci a vicenda. Dovremmo adottare regole chiare per i turni e il feedback? Regole chiare eviteranno la confusione e garantiranno l'equità. Useremo un linguaggio formale per mantenere chiarezza e professionalità? Il linguaggio formale modellerà l'uso corretto per gli studenti e ridurrà l'ambiguità. Dovremmo stabilire dei limiti per le critiche e le lodi? I confini manterranno le critiche costruttive e le lodi sincere. Ci impegneremo a fornire risposte tempestive e una partecipazione affidabile? L'affidabilità favorisce lo slancio e dimostra la considerazione reciproca. Dovremmo documentare le decisioni per evitare malintesi in seguito? La documentazione crea un record condiviso e favorisce la responsabilità. Riconosceremo apertamente gli errori e impareremo da essi? Riconoscere gli errori favorisce la crescita e modella l'umiltà. Dovremo programmare dei check-in regolari per valutare i progressi. I check-in regolari manterranno il processo in linea e risolveranno i problemi in anticipo. Accetteremo di usare un linguaggio inclusivo per accogliere voci diverse?
Un linguaggio inclusivo rende lo spazio più sicuro e accessibile. Dovremmo invitare punti di vista diversi e discuterli rispettosamente. Un dibattito rispettoso affina le idee e rafforza i risultati. La riservatezza sarà necessaria per questioni delicate? La riservatezza protegge la fiducia e incoraggia la franchezza quando richiesto. Dovremmo stabilire delle aspettative per la preparazione e la puntualità delle riunioni? La preparazione e la puntualità rispettano il tempo e l'impegno di tutti. Definiremo in anticipo le procedure decisionali? Le procedure predefinite riducono i problemi di alimentazione e velocizzano la risoluzione. Dovremmo ruotare i ruoli per condividere responsabilità e prospettive? La rotazione dei ruoli crea empatia e amplia lo sviluppo delle competenze. Accetteremo di separare la critica personale da quella professionale? Separare i due elementi impedisce la difesa e mantiene l'attenzione sui risultati. Dovremmo stabilire un processo neutrale per la risoluzione dei conflitti? Un processo neutrale preserva le relazioni e ripristina la cooperazione. Ci impegneremo ad argomentazioni basate sull'evidenza piuttosto che sulla retorica? Le prove motivano la discussione e riducono le speculazioni improduttive. Dovremmo accogliere il contributo di esperti esterni quando necessario? Il contributo degli esperti può risolvere domande tecniche e conferire credibilità. Monitoreremo le azioni e assegneremo una chiara proprietà. La proprietà garantisce il seguito e misura la responsabilità. Dovremmo celebrare insieme traguardi e piccoli traguardi? Le celebrazioni sostengono il morale e riconoscono lo sforzo collettivo. Garantiremo l'accessibilità per i partecipanti con esigenze diverse? L'accessibilità garantisce una partecipazione equa e riflette un rispetto genuino. Dovremmo fornire ordini del giorno chiari e riassunti concisi per ogni sessione? Le agende e i riepiloghi promuovono l'efficienza e supportano la conservazione della memoria. Stabiliremo norme per le comunicazioni elettroniche e i tempi di risposta? Le norme riducono le incomprensioni e creano interazioni prevedibili. Dovremmo definire una condotta accettabile per i commenti e i forum online? Le regole di condotta mantengono gli spazi pubblici sicuri e costruttivi per gli studenti. Offriremo alternative costruttive in caso di disaccordo con le proposte? Le alternative incoraggiano la risoluzione dei problemi piuttosto che la semplice critica. Dovremmo documentare le lezioni apprese e le migliori pratiche lungo il percorso? La documentazione delle lezioni crea valore per i team e i progetti futuri. Faremo in modo che i criteri di valutazione siano trasparenti ed equi? La trasparenza nella valutazione crea fiducia e chiarisce le aspettative. Dovremmo incoraggiare il tutoraggio e il supporto tra pari all'interno del gruppo? Il tutoraggio accelera il trasferimento delle competenze e rafforza la comunità. Risolveremo gli squilibri di potere in modo proattivo e sensibile? Riconoscere gli squilibri consente di adottare misure mirate per garantire l'equità. Dovremmo invitare un feedback anonimo per far emergere i problemi in modo sicuro? I canali anonimi spesso rivelano problemi che il feedback diretto tralascia. Forniremo corsi di formazione sulla comunicazione rispettosa laddove utile? La formazione fornisce ai partecipanti strumenti pratici per una migliore interazione. Dovremmo pianificare una revisione esterna periodica per mantenere gli standard?
La revisione esterna offre prospettive imparziali e può indicare credibilità. Faremo spazio al riposo ed eviteremo carichi di lavoro irrealistici. Carichi di lavoro ragionevoli proteggono il benessere e mantengono la qualità a lungo termine. Dovremmo pubblicare un codice di condotta da far firmare a tutti i collaboratori. Un codice firmato chiarisce gli obblighi e afferma l'impegno collettivo. Risponderemo alle violazioni della condotta in modo tempestivo ed equo? Risposte rapide ed eque mantengono l'integrità e proteggono i partecipanti. Dovremmo garantire che premi e riconoscimenti siano distribuiti equamente? Un riconoscimento equo incoraggia il contributo continuo e l'equità. Useremo frasi concise e formali per aiutare gli studenti di inglese a seguire il nostro processo? Frasi brevi e formali aiutano gli studenti ad analizzare chiaramente la struttura e il vocabolario. Dovremmo modellare il disaccordo rispettoso nelle discussioni pubbliche per il valore educativo? Modellare un disaccordo rispettoso insegna la navigazione nei conflitti e il pensiero critico. Ci impegneremo a migliorare continuamente le nostre norme di collaborazione. Il miglioramento continuo adatta il processo all'esperienza reale e alle esigenze degli stakeholder. Dovremmo fornire punti di contatto chiari per l'escalation e il supporto? Contatti chiari consentono un'assistenza tempestiva e prevengono la cattiva gestione dell'escalation. Documenteremo e condivideremo i successi per ispirare altri team? La condivisione dei successi diffonde le migliori pratiche e celebra i successi della comunità. Dovremmo allineare il nostro processo a valori istituzionali o comunitari più ampi. L'allineamento rafforza la legittimità e sostiene un'azione coordinata. Saremo trasparenti sulle limitazioni e le incertezze dei nostri piani? La trasparenza sui limiti crea aspettative e fiducia realistiche. Dovremmo invitare la partecipazione della comunità, proteggendo al contempo gli studenti dai pericoli? Il bilanciamento tra apertura e protezione massimizza il coinvolgimento e la sicurezza. Esamineremo e rivedremo periodicamente l'accordo in base al feedback? La revisione periodica garantisce la pertinenza e la reattività alle mutevoli esigenze. Dovremmo sottolineare il rispetto reciproco come fondamento di tutte le decisioni? Il rispetto reciproco rafforza la collaborazione e consente progressi costruttivi. Sosterrò questi principi, promuoverò un processo rispettoso e assicurerò che il nostro lavoro rimanga etico, inclusivo ed efficace.